Allora Alessandro, ora ci farei provare questo bolide. Non te la lancio, dai. Meno male. Perché non è mia. Vabbè. È in presa. Ringraziamo il buon papà allora. Come le trovi? È piccolissima. Una bicicletta, eh? Porca cazzo. Porca puttana. Porca puttana, Eva. Amici tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video ghiacciato, perché fa veramente freddo, finalmente freddo ragazzi. Oggi 5 gennaio, stiamo più o meno a 5 gradi, però la voglia di andare in moto è tanta e quindi ce ne andiamo comunque a fare un bel giro. Oggi speriamo di provare anche la bellissima V11 Coppa Italia dell'amico Alessandro, vediamo se riusciamo a beccare 2 piccioni con una fava e quindi portare anche questa piccolissima recensione sul canale. Freddo, veramente freddo, tanto freddo, porca miseria. Eccoci qua, oggi siamo in compagnia quindi di Alessandro con la grandissima moto del papà, la V11 Coppa Italia, con Nino con la sua R9T e con Giordano con la sua bellissima GSR 600. Oggi ragazzi direzione Torvaianica, faremo un giretto o sull'Ardetina o sulla Laurentina, forse la Laurentina che è meno trafficata. Guardate quanto è bella, eccola qui, la grandosa V11, una moto eccezionale, è un V-Twin trasversale classico da 1064 cc con 91 cavalli circa, 91,1 per l'esattezza, e 94 Nm a 5400 giri, quindi vuol dire che già ha pochissima coppia, a pochissimo regime di motore, già sprigiona una coppia fenomenale. È una moto che viene fuori dal campionato Naked Coppa Italia in cui ha partecipato la Moto Guzzi con la sua V11 Le Mans Coppa Italia nel 2003. Questa è una moto che è stata prodotta dal 2003 al 2006 in serie limitata. Eccola qua, una moto che diciamo ha sia pro che contro. Ora magari quando la testeremo andremo a provare effettivamente se quello che viene detto viene confermato. Sicuramente ha un interasse importante, ha una lunghezza di 2130 cm, quindi comunque sia l'interasse sia l'avancorsa non aiutano negli spostamenti veloci. Comunque vedremo come va. Io continuo sempre a ringraziare tutti per il supporto che mi state dando, siamo arrivati quasi a quota 700 iscritti. Per me che ovviamente non sono un professionista, sono solo un semplice appassionato, è davvero un gran traguardo, quindi sono veramente contento. Vi invito tutti ad iscrivervi al canale, vi metto qui anche il mio profilo Instagram, iscrivetevi anche su Instagram e attivate la campanellina e vi chiedo di seguire tutto questo video perché magari porteremo qualcosa anche di più interessante. Perfetto. Funzione e vedi se passa. Ok, vale. Oh. Un problema che lo potrebbe avere anche lei. Ah, il cavalletto è lunghissimo. Sì. No, quell'altro. Aspetta. Vai. Ok, perfetto. Allora, la moto risponde bene. Ovviamente la posizione è diversa.
Se puoi tirare dalla seconda. Sì, no, ma sto prendendo un attimo le misure. Allora, la posizione di guida è abbastanza comoda, anzi, decisamente comoda. Ovviamente, come tutti i V-twin trasversali della Moto Guzzi, c'ha un bel rollio, un bel scossone ogni volta che si accelera. Veramente carina. Allora, prime sensazioni, moto veramente comoda. La strumentazione è molto chiara e anche le vibrazioni ci sono, ma pensavo peggio. È veramente una bella sensazione la guida. Ha ovviamente sempre quel on-off caratteristico delle Moto Guzzi, ma questo lo sappiamo, anche quando la si accelera c'è sempre quella botta a destra che fa innamorare tutti i guzzisti, insomma. Il tiro c'è, veramente portentoso, le sospensioni sono eccezionali, non sento proprio alcun tipo di problematica all'avantreno, veramente un avantreno roccioso. Allora, veniamo a noi, a questa stupenda V11 che oggi ci ha concesso l'amico Alessandro, anzi il papà dell'amico Alessandro. Questa è una moto veramente da sogno, è stata prodotta dal 2003 come dicevamo fino al 2006 ed è stata fatta per onorare la partecipazione alla Guzzi al campionato italiano Naked, la Coppa Italia, dove partecipò nel 2003, e dopo di questo la Guzzi propose questa bellissima versione della V11, la V11 Coppa Italia appunto, e anche questa ti toglie le parole di bocca perché ha un bel tiro, veramente portentosa, veramente una gran moto. Ovviamente essendo questa una moto del 2003 ha degli accorgimenti che oggi sono un po' superati, come ad esempio il comparto frenante che si affida a un Brembo serie oro con dischi flottanti da 320 che però montano i classici montaggi assiali e quindi non sono del tipo radiale. Detto questo, però ha un comparto sospensionistico da paura, ha tutto Öhlins, tra cui forcella pluriregolabile, mono ammortizzatore anch'esso pluriregolabile e ammortizzatore di sterzo Öhlins. Va veramente a cannone questa moto, ha una progressione subito dopo passati i 2500 giri che ti stacca i polsi, veramente potente. La potenza di questa moto non è eccessiva perché si parla di 91,1 cavalli a un regime di giri di 8500 giri, ma è la coppia che fa da padrone con 94 Nm già a 5400 giri, quindi dà tutto sotto e veramente si sente perché in qualsiasi regime di motore si sta, a qualsiasi marcia, come si apre il gas, la moto prende parte. Questa moto rispetto alla V11 Le Mans ha una centralina rimappata, proprio studiata apposta per l'uso in pista, gli scarichi aperti in titanio, veramente belli, e nel complesso la sensazione di guida è fantastica perché non sembra di avere una moto da oltre 200 kg di peso sotto il sedere, va veramente bene ed è anche abbastanza agile. Ora vediamo nelle prossime curve che affronteremo, che incontreremo, come va. Stiamo parlando di una moto qui che ha ben 124.000 km, una moto che fa capire
quanto è stata fatta bene e quanto è durevole la tecnologia di casa Moto Guzzi. È una moto che non ti lascia per strada, perché avendo fatto tutti questi chilometri, insomma, fa capire veramente che la fattura è di ottimo pregio. Anche la posizione in sella abbastanza comoda, anche le pedane sono comodissime, scende in piega veramente bene, veramente bene. I pro di questa moto sono sicuramente un motore con un'erogazione estremamente fluida e pimpante per questo tipo di moto. La posizione in sella è fantastica. Io sono alto 1,75 m e mi ci sono incastonato veramente bene. Il serbatoio ha una ottima sagomatura per le gambe, magari per i più alti forse daranno fastidio questi spigoletti che ci sono ai lati, ma per me che ho le gambe corte va benissimo. Poi un altro pro secondo me è la qualità costruttiva, che è veramente ottima, è di una solidità e di una, non lo so, dà una sensazione veramente di appagamento questa moto. La consiglio non solo a chi magari ha un po' di capelli in bianchi perché magari è un nostalgico, ma anche ai giovani dovrebbero capire quanto è bella e quanto è bella la sensazione che può dare questo tipo di moto alla guida. Per quanto riguarda i contro, quello che riscontro sicuramente è una frenata un po' lunga, cioè poco mordace, ma probabilmente potrebbe essere anche solo andando a giro con le pasticche, con delle pasticche un po' più aggressive si potrebbe migliorare. Però ovviamente capite bene che una moto che ha più di 10 anni ha sicuramente dal canto suo una componentistica che a quell'epoca era il top, ma ovviamente poi con l'andare avanti dell'innovazione tecnologica le cose migliorano. Però tutto sommato ancora tiene, anche perché i cavalli non sono eccessivi, quindi va abbastanza bene. Altro, diciamo, piccolo neoma, questo se proprio lo vogliamo considerare neoma, per molti è invece un pregio, sono le vibrazioni, che sì, non sono tante, ma alla lunga forse potrebbero stancare, diciamo, potrebbero un po' stancare, però tutto sommato vanno bene. E invece la parte che più duole su questa moto, ma ovviamente anche questa è una caratteristica intrinseca di questa moto, è la lunghezza, che ovviamente non consente di fare dell'agilità il suo punto forte. Rispetto alla mia Ducati 696 ovviamente non è neanche paragonabile, però tuttavia rispetto alla V11 classica è migliorata parecchio anche in leggerezza, perché è stato fatto anche un ottimo lavoro di alleggerimento della moto. Ora stiamoci un po' zitti e vediamo un po' di impostare qualche bella curvetta. Diciamo che le asperità del terreno per questa moto non sono un problema. L'impianto Öhlins fa veramente degnamente il suo lavoro, qualsiasi asperità viene assorbita in maniera esemplare. L'avantreno è granitico, qualsiasi impostazione di curva viene fatta la moto mantiene un'efficacia estrema. Porca puttana Eva. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence.
Te ti sei fatto male? Come ripari? Prima cosa, te sei fatto male, seconda. No, come stai te? No, a me non mi frega niente, mi ero del culo. Perché ha fatto da perno sul manubrio, non ti ha toccato né telaio né carta né marmita. Vabbè raga, oh. Questo qua. Purtroppo che modo succedono, questo non l'avevo visto, questo è da Come va il ginocchio, Ale? Vabbè dai, c'è stato, c'è basta. Per me dice la moto tua, fatti danni, vabbè, mi ero del culo che la moto Lo so. Dai. Amici tutti, purtroppo oggi è andata male per me. Stavolta per me e per povero Alessandro, poraccio, perché purtroppo mentre stavo provando la sua moto non so com'è successo, ma magari mi stava un po' troppo vicino, durante un cambio di traiettoria lui ha pinzato troppo e gli si è chiusa la moto, quindi abbiamo un po' di danni qua sulla Monster, però cerchiamo di vederla in modo positivo, cerchiamo di ripararla il prima possibile e di ritornare presto in sella. La moto sembra non aver avuto grossi danni, le pedane si sono storte, quindi fortunatamente sono quelle aftermarket, quindi ci rimonteremo quelle originali. Si è piegato un po' il manubrio e si è scorticato il serbatoio, un lato del serbatoio, quindi vediamo un attimo ora come procedere. Porteremo la moto a Marco e ci penserà lui, vediamo un po' cosa riesce a combinare. Va bene ragazzi, scusate ma vista l'incazzatura il video oggi termina qua. Noi ci rivediamo al prossimo video e mi raccomando, anche questo è il bello di andare in moto. Ciao ragazzi, ciao!